Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Benvenuti o bentornati sul canale. Io mi chiamo Marina e sono una brasiliana innamorata dell'Italia e della lingua italiana. Nel video di oggi vedremo alcune parole italiane che ingannano i brasiliani, i cosiddetti falsi amici, e faremo anche un test di vocabolario. Così avrete la possibilità di testare la vostra conoscenza delle parole italiane. Siete pronti? Cominciamo! Partiamo con la parola italiana spassoso, che non corrisponde alla parola portoghese spassoso. Spassoso in italiano significa allegro, divertente, spiritoso. Ad esempio, possiamo leggere un libro spassoso oppure passare un pomeriggio spassoso tra amiche, guardare un film spassoso. E io a questo punto vi domando: come si traduce la parola portoghese spassoso in italiano? Allora, possiamo dire spazioso, capiente, ampio. Ad esempio, un teatro capiente, un magazzino spazioso, un ampio salone. Passiamo adesso alla parola italiana branco, che, attenzione, non è un colore. La parola branco viene utilizzata per descrivere un gruppo di animali della stessa specie, ad esempio un branco di pecore, un branco di capre. Possiamo anche utilizzare la parola branco per far riferimento a un gruppo di persone in tono molto spregiativo. Ad esempio, un branco di ladri, un branco di ragazzacci e via dicendo. E la mia domanda per voi è: come si traduce la parola portoghese branco in italiano? Si dice bianco, ad esempio oro bianco, un fogno bianco, marmo bianco. Il femminile di bianco è bianca, ad esempio farina bianca, luce bianca, Biancaneve. Vediamo adesso la parola italiana lupa. La lupa è la femmina del lupo. Ma come si traduce la parola portoghese lupa in italiano? Lo sapete? Si dice lente di ingrandimento. Lente di ingrandimento. Passiamo adesso al verbo italiano subire, che somiglia al portoghese subir, ma in realtà significa essere costretti a sopportare qualcosa, tollerare. Ad esempio, subire un torto, subire un affronto, subire un'ingiustizia. Possiamo anche utilizzare il verbo subire nel senso di affrontare, subire una dura prova, subire un difficile esame. E io a questo punto vi domando: come si dice subir in italiano? Si dice salire. Salire sulla cupola di San Pietro, salire in terrazza, salire sulla torre. Allora, per finire, vediamo il significato della parola prato, che significa terreno coperto d'erba, spontanea o seminata. E io
Ho un'ultima domanda per voi. Come si dice prato in italiano? Si dice piatto. Primo piatto, secondo piatto. Qual è il tuo piatto italiano preferito? Bene, siamo giunti alla fine di questo video che ovviamente non è esaustivo. Sono molto curiosa di sapere il risultato del quiz, quindi se volete potete lasciarmi un commento qui sotto e dirmi se conoscevate già queste parole oppure no. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a lasciare un mi piace di sostegno. Vi ringrazio ancora e noi ci vediamo molto presto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!